Eh, e direi che possiamo iniziare, se siete d'accordo. Allora, intanto ringrazio tutti per la partecipazione e in particolare i relatori. Questa è la prima, diciamo, di una serie di incontri che organizzeremo con le stesse modalità, ma è anche la conferenza inaugurale di questa organizzazione di volontariato, si chiamano così adesso, dopo la riforma del terzo settore, questa organizzazione di volontariato che si chiama glioblastoma.it. Vi dico rapidamente chi interverrà oggi, ma lascerò a loro diciamo, la possibilità di presentarsi, perché sicuramente si presenteranno meglio di come posso presentarli io. Allora c'è il professor Miriam Scrap, che è un neurochirurgo ed è il direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale, che è a Udine, il dottor Alberto Gramaglia, che è radiologo responsabile della radioterapia del Policlinico di Monza, e c'è anche il professor Riccardo Soffietti, che è responsabile di neurooncologia clinica presso il Dipartimento di Neuroscienze della Città della Salute e della Scienza di Torino. Come siamo organizzati? Diciamo, il programma è molto semplice, io racconterò qualcosa sull'associazione, questa organizzazione di volontariato, poi diciamo, affronteremo nell'ordine le tre diverse fasi del trattamento tipico di un glioblastoma e quindi la neurochirurgia, la radioterapia e la neurooncologia. E infine, diciamo, ci sarà uno spazio per domande e risposte da parte dei partecipanti e poi niente, io congederò tutti, insomma, concludendo un po' i lavori. Che dire, allora, glioblastoma.it o DV. Allora, è diciamo nata da un sito web che è glioblastomamultiforme.it, poi glioblastoma.it, ed è, diciamo, il sito web è nato nel 2019 e poi dopo un paio d'anni abbiamo deciso di formare questa organizzazione di volontariato. L'obiettivo qual è? È quello appunto di riuscire a tradurre un po' le informazioni sulle tecnologie, sulla ricerca, sulla cura di questa patologia, che è molto grave, ovviamente. Qui a destra vedete una serie di immagini di risonanza di pazienti diversi con le diverse aspettative, diciamo, l'overall survival, insomma, quanto sono pazienti tutti deceduti, e diciamo, vedete, diciamo, la corrispondenza tra diverse forme e dimensioni del glioblastoma e così. Quindi una patologia molto grave, diciamo. Allora, io un po' vi racconterò come è nato il sito, i progetti passati e futuri, e poi, diciamo, farò un po' di considerazioni conclusive. Allora, da dove è nato questo sito? Beh, io ho perso un figliolo di 20 anni, Emanuele, se n'è andato a dicembre del 2018, dopo 8 mesi, diciamo, dalla diagnosi, con progression free survival di 6 mesi. Dopo un po' di mesi in cui, come potete immaginare, non riuscivo a fare granché, ho deciso di condividere le informazioni che avevo acquisito lungo il percorso e soprattutto di rispondere a dei problemi che avevo avuto durante il percorso, quindi riuscire a acquisire informazioni in forma capibile, diciamo, e gestibile dai pazienti e i parenti dei pazienti. E quindi è nato tutto così. A luglio
del 2019 è stato sviluppato questa prima versione del sito, abbiamo continuato, diciamo, a inserire informazioni e, diciamo, dopo un paio d'anni il sito ha raggiunto più di 82.000, il sito è in 2 lingue, ha raggiunto più di 80.000, diciamo, visitatori unici, con, diciamo, adesso in crescita, 10.000 visitatori unici al mese, il che significa due cose: che forniamo qualche informazione utile, ma anche purtroppo che questa patologia diciamo, c'è ed è molto presente, insomma, e quindi, diciamo, purtroppo diverse persone hanno bisogno di informazioni. Questa è un po' la distribuzione. Come capirete, io sono un informatico, quindi mi diverto con queste cose. Comunque questa è, diciamo, un po' di metrica sull'età delle persone che visitano il sito, che non è l'età delle persone che si ammalano, ma è dell'età delle persone che magari sono anche caregiver, quindi aiutano i pazienti, insomma, e seguono i pazienti, familiari, ad esempio. Diciamo, questa malattia purtroppo è abbastanza, come dire, distribuita uniformemente, è abbastanza democratica, è distribuita uniformemente in giro per il mondo. Se guardiamo la situazione italiana, ovviamente dove c'è più concentrazione di persone, lì c'è più concentrazione di problematiche collegate al glioblastoma. A livello del sito, io in qualche modo ho cercato di capire cosa interessa di più. Abbiamo cercato di seguire il comportamento degli utenti e sostanzialmente delle pagine più visitate, e in sintesi vi posso dire che quello che interessa ai pazienti e ai caregiver sono le storie simili, quindi c'è bisogno di speranza. Chi sta dietro al sito, questo per acquisire un po' di fiducia, insomma, nelle informazioni che vengono presentate. Noi sappiamo quante informazioni, diciamo, poco corrette vengono distribuite su internet. Poi, diciamo, un'altra cosa molto interessante che interessa molto è capire come trattare il glioblastoma non mitilato, che è probabilmente più difficile, diciamo, da trattare, quindi glioblastoma wild type, quindi non IDH mutato, e quello non mitilato. Poi interessano molto i centri di trattamento specializzati, le novità della ricerca e poi consigli su terapie da combinare allo standard di cura che sappiamo è il protocollo STUP, che però diciamo, è palliativo, quindi non è una cura, permette però nella maggior parte dei casi solo di allungare l'aspettativa di vita. Detto questo, cose che abbiamo fatto in passato: abbiamo tradotto un paio di guide. La prima è stata la guida per le nuove diagnosi di tumore cerebrale della Fondazione Musella. È un libro abbastanza interessante, ma ha il vizio che è, diciamo, calibrato sugli Stati Uniti, e quindi che hanno un sistema sanitario molto diverso dal nostro. Ad esempio hanno le assicurazioni, che per fortuna per noi, diciamo, in Italia sono meno importanti, anche se utili. Poi abbiamo deciso di pubblicare le novità della ricerca, citando sempre le fonti, ogni 2 mesi, concentrandoci su quello che è sostanzialmente novità della ricerca vicina, cioè almeno in sperimentazione clinica, quindi vicina a un effetto utile per i pazienti. Poi abbiamo sviluppato questo chatbot, che è in qualche modo un sistema basato su tecniche di intelligenza artificiale, quindi è possibile interagire in linguaggio naturale, e dà informazioni sui centri specializzati, sui diversi trattamenti. Qui acquisiamo informazioni sia dal database Virtual Trial, di cui vi parlerò a brevissimo, sia dal database di Clinical Trials.org, che fornisce tutte le sperimentazioni cliniche in corso. E da qui ricaviamo delle informazioni e forniamo qualche consiglio, sempre facendo ben presente che non siamo dei medici, quindi di confrontarci sempre con i medici. Questo software ha vinto anche un premio, diciamo, come tecnologia di intelligenza artificiale, ma questo direi che non è molto importante. Abbiamo poi, diciamo, io ho conosciuto Ben Williams, che è uno dei più, diciamo, longevi sopravvissuti, uno dei pochi sopravvissuti, è sopravvissuto dal 1995, e lui ha scritto questo famoso libro Surviving Terminal Cancer, e qui, diciamo, ha preparato una guida dettagliata sulle opzioni di trattamento. È una guida che dà informazioni, quindi poi l'idea è che
ci si confronta con i medici che vi seguono e quindi diciamo, si cerca di diciamo, fare il meglio possibile. Ecco. Poi abbiamo iniziato a proporre una raccolta, una sperimentazione, una raccolta fondi per finanziare una sperimentazione clinica. La sperimentazione clinica ci è stata suggerita dallo stesso Ben Williams, è una sperimentazione multifarmaco e quindi diciamo difficile da finanziare da parte di case farmaceutiche, proprio perché diverse case farmaceutiche finanziano i loro prodotti, insomma i loro brevetti. Però diciamo è un approccio anche questo multifarmaco. Detto questo, una cosa che abbiamo iniziato a fare da un po' di tempo è collaborare con le altre fondazioni e le altre diciamo, organizzazioni di volontariato che si occupano di glioblastoma, in particolare con la Fondazione Celeghin, con la Fondazione Luca Ometto e anche ovviamente col gruppo Facebook Glioblastoma e Sorriso, che è un punto di ritrovo per gli italiani, diciamo, che si confrontano con questa patologia. La scorsa settimana, ad esempio domenica, è stato presentato la versione italiana di questo libro di un neurochirurgo che si chiama Lee Warren, si chiama Ho visto la tua fine, che parla un po' del conflitto sostanzialmente tra il Lee Warren scienziato e il Lee Warren uomo di fede. Ecco, e niente, il progetto più grosso che vorremmo lanciare adesso è questo collegato al Brain Tumor Virtual Trial, che è sostanzialmente un database che raccoglie informazioni sui pazienti, sul loro stato di salute, sui farmaci che acquisiscono e sui trattamenti, e sostanzialmente cerca di ricavare qualche informazione utile. È stato sviluppato un successore di questo sistema che si chiama Excelsior e che diciamo, risolve uno dei problemi, perché diciamo, la qualità del dato in ingresso. E quindi ci sono delle persone che verificano che i dati inseriti dai pazienti o dai caregiver siano corretti. Quindi l'idea qual è? È quella di farne una versione italiana, che vorremmo chiamare Glioblastoma Navigator, in realtà farla bilingue, inserire qualche informazione in più, ad esempio inserire informazioni relative a, che ne so, la tipologia di glioblastoma, se è IDH mutato, non è IDH mutato, se è mitilato, non mitilato, se ci sono delle mutazioni specifiche, e poi seguire un po' la vita dei pazienti, diciamo, nel tempo. Il grosso vantaggio di un sistema di questo genere è che se tante persone ci inseriscono le informazioni, la quantità di dati a disposizione è molto più elevata di quella che può avere, ad esempio, un singolo ospedale. Ovviamente l'idea è poi che queste informazioni vengono messe a disposizione di tutti, diciamo, del decisore politico, dei centri di ricerca e di quant'altro. Ovviamente questi dati andranno trattati con cura, quindi diciamo in forma anonima, perché diciamo, ci sono problematiche importanti di privacy, di rispetto della privacy. E se riusciamo in questo intento avremo la possibilità di applicare tecniche di apprendimento automatico, di data science e quindi magari riuscire a ricavare qualche correlazione utile. Detto questo, niente, io vi ho raccontato un po', non vorrei lasciare spazio al cuore di questo evento e quindi agli speaker, diciamo ai relatori. Siamo diciamo un'organizzazione di volontariato focalizzata sul fornire supporto a pazienti e caregiver. Ho raccontato un po' cosa stiamo facendo e ho anche parlato di quest'ultimo progetto Glioblastoma Navigator. E niente, siamo aperti a qualunque forma di collaborazione. Se siete medici, noi stiamo formando anche un comitato scientifico che ci darà una mano, insomma, per migliorare la qualità delle informazioni che abbiamo presentato e che presenteremo. E questa ovviamente è la prima di una serie di videoconferenze che realizzeremo su queste stesse piattaforme in questa forma, in forma molto simile. E niente, vorrei ringraziare un po' tutti, in particolare i relatori, Laura, Cristina, anche Melissa e Annalisa, i soci dell'associazione, il Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia e ovviamente Emanuele che
diciamo, senza il quale, diciamo, questa cosa non sarebbe mai iniziata. Ecco. Ecco, direi che lascerei spazio al primo relatore, che è il professor Scrappa, e le domande le facciamo, come vi dicevo, alla fine, quindi tenetevi le domande che le faremo in modo strutturato alla fine. Io interrompo la condivisione, qua, un attimo solo, vediamo qui. Ecco qua. Ecco, quindi professor Miran Scrappa, è il suo turno. Dunque, in questo momento è muto, io provo a... Ecco, adesso dovrebbe essere in linea. Si vede? Si vede, deve solo, diciamo, allargare, perfetto, e premere, diciamo, ecco, perfetto, benissimo, grazie. Un attimo. Va bene. Allora, buongiorno a tutti, io ringrazio Roberto Pugliese per questo invito e per il suo grande impegno in un campo veramente critico sia dal punto di vista medico ed anche umano. Come chirurgo pensavo di in modo molto riassuntivo spiegare un po' cos'è il glioblastoma e perché siamo in questo momento ancora in grosse difficoltà con la gestione di questa patologia. Andiamo avanti. Ecco, allora qua abbiamo un'immagine e vediamo subito qual è la differenza. Nelle immagini sopra noi vediamo la lesione benigna. La lesione benigna significa una massa di cellule che rimane compatta, molto circoscritta e molto ben delimitata dal tessuto circostante. Questo è un meningioma, è il classico tumore benigno, è una massa anche molto grossa che vedete che sposta, schiaccia le strutture vicine del parenchima cerebrale, vedete qua come di quanto sposta i ventricoli, quindi una massa compatta che sposta il cervello. Questo cervello ovviamente può essere danneggiato da questa compressione, però da un punto di vista strutturale rimane tendenzialmente integro e schiacciato. Sotto invece vediamo il glioblastoma. Cosa succede qua? Qua vediamo che c'è un'area abbastanza irregolare di presa di contrasto, con la parte necrotica, quindi non ci sono i margini come li vedete qua sopra. Tendenzialmente, per quanto questa massa sia di un certo volume, non vediamo un grosso spostamento e abbiamo un alone in questa versione scura, nella un'altra sequenza della risonanza è bianca, che evidenzia l'edema, quindi il gonfiore del cervello dovuto alla presenza della massa, sì, ma soprattutto perché all'interno di quest'area è pieno di cellule tumorali che sono irritanti per il tessuto cerebrale. E quindi noi abbiamo alla fin fine un'estensione, la lesione vera e propria non è solo quella che noi la vediamo, che il più delle volte è la chirurgica, è quella parte che noi togliamo chirurgicamente, quella parte che prende contrasto, ma la lesione è da valutare tutta quest'area. Perché è piena di, se noi facciamo un prelievo bioptico in uno di questi punti, troveremo comunque cellule tumorali. Quindi qua il problema è l'infiltrazione della lesione e la presenza di queste cellule tumorali nel parenchima circostante. Quindi qua vediamo da vicino cosa succede. Abbiamo un prelievo di tessuto sano. Vediamo qua queste cellule grosse sono neuroni, che ovviamente sono cellule di sostegno molto poche tendenzialmente in queste immagini, ma vediamo soprattutto tessuto cellule nervose. In questa immagine sotto vediamo invece gli stessi neuroni, vedete la forma tipica dei neuroni, in mezzo a un mare di piccole cellule che, se fossero ingrandite, vedremo che ci sono delle mostruosità o comunque alterazioni importanti di queste cellule, che sono cellule tumorali. Quello che è interessante è vedere anche che questi neuroni ci sono e per molto tempo sono perfettamente funzionanti pur trovandosi in un'area piena di cellule tumorali. Ovviamente queste cellule tumorali viaggiano, migrano lungo le vie di connessione tra le varie aree cerebrali. Qui vedete per esempio un'immagine, un disegno, come queste cellule viaggiano lungo le fibre per portarsi nel giro,
corteccia accanto, oppure vanno in profondità e vanno viaggiando lungo queste fibre, si possono trovare poi anche dall'altra parte del cervello, nell'emisfero controlaterale, oppure da un lobo viaggiare all'altro. Quindi questo è il vero problema di questo glioblastoma da un punto di vista chirurgico. E qui vedete solamente un ingrandimento di una cellula nervosa perfettamente funzionante attorniata da cellule tumorali. Quindi in effetti l'immagine che noi vediamo quando vediamo la risonanza è molto ottimistica rispetto a quella che è la realtà, che mostra un'invasione del parenchima molto più esteso. Quindi voi capirete che è facile togliere, o relativamente facile, togliere una massa relativamente piccola o circoscritta come appare, ma diventa praticamente impossibile asportare tutto questo, perché significa spesso asportare vaste aree di cervello perfettamente funzionanti. Devo dire anche che da un punto di vista chirurgico è una chirurgia, l'asportazione vera e propria è relativamente semplice, quindi non è che esige una grossa conoscenza di tecnica chirurgica, ma il vero problema è quanto e fin dove possiamo arrivare con l'asportazione. Infatti qua in questa immagine vediamo le fibre che connettono, questa è solamente una fibra che connette il lobo occipitale con il lobo frontale, lasciando poi rami ad altre strutture, e queste sono le autostrade per queste cellule tumorali. Quindi possono essere molto lontano da quello che è il nucleo centrale della lesione. Un altro caso dove la lesione non è un glioma di alto grado, un glioma di grado inferiore, che effettivamente va ad alterare queste fibre, le sposta, in parte le distrugge. Devo dire che questo studio delle fibre è importante per avere una buona pianificazione della chirurgia, non è così realistico, è comunque una elaborazione grafica, però comunque ci dà un orientamento di come si comporta la lesione e dove possiamo cercare queste fibre o possiamo incontrarle e cercare ovviamente di evitare di danneggiarle. Qui vediamo quindi un riassunto di quello che vi ho detto, vediamo un esame, un'immagine di una lesione circoscritta, è una lesione tendenzialmente benigna, sia perché è benigna o anche se può essere un glioma di basso grado che è molto circoscritto, quindi possiamo ottenere un'asportazione molto estesa o completa. E vediamo qua un caso di una lesione di questo tipo nel tronco encefalico, quindi la struttura più delicata che c'è nel cervello, ma può essere asportata perché andiamo a togliere solamente materiale tumorale non funzionante, quindi un corpo, una massa estranea. La seconda possibilità è che ci sia la lesione, come abbiamo visto nell'immagine precedente, con un'area di infiltrazione. Questa è un'area di infiltrazione e qui vedete in questa risonanza la parte centrale della lesione che in linea di massima noi potremmo asportare, ma purtroppo anche lì possiamo trovare delle funzioni, e un alone di infiltrazione tutto attorno che in base alla localizzazione può essere più o meno asportabile. Oppure l'immagine peggiore, quando non abbiamo neanche una raccolta di massa tumorale, ma una pura infiltrazione del parenchima cerebrale, come in questo caso, in cui non avremo neanche una presa di contrasto, un'infiltrazione che interessa un'area molto estesa, si porta anche dall'altro lato ed è tutto tessuto cerebrale perfettamente funzionante. Quindi capite che un'asportazione di quest'area condizionerebbe tantissimo la qualità della vita di questa persona e comunque non risolverebbe il problema, perché cellule tumorali sono ben al di là di queste immagini in cui si vedono queste chiazze bianche, possono interessare mezzo emisfero o anche tutto l'emisfero. Quindi qua abbiamo un caso di un glioblastoma relativamente piccolo, con un allone molto esteso di edema, va bene? Quindi noi vediamo la seconda localizzazione anche qui, quindi queste lesioni a volte si presentano anche con una plurifocalità, per cui un'asportazione come questa è poco proponibile per il paziente. In effetti una delle valutazioni è dire: ma noi nell'ambito di un glioblastoma cosa togliamo? Togliamo la parte bianca, ma ha senso togliere un'area così piccola quando l'estisione è così estesa? Perché l'ideale, se già parliamo di glioblastoma, che ci sia una coincidenza abbastanza concreta tra la parte di massa tumorale e l'allone. Questo allone dovrebbe essere piccolo per
prestarsi una chirurgia che sia un po' più efficace. Infatti, qual è il problema? Qua in queste aree, torno indietro sull'immagine, in queste aree noi abbiamo delle funzioni. Quindi il vero limite non è tanto l'aspetto anatomico, ma la funzione che noi possiamo trovare attorno al glioblastoma. Noi siamo abituati a trattare questa patologia, soprattutto con i gliomi in basso grado, abbiamo portato avanti il discorso dell'aspetto funzionale e quindi uno degli esami che possiamo fare in molti di questi casi, anche nei glioblastomi, è l'aspetto, uno studio funzionale. Qui vedete ai vari test che il paziente fa durante la risonanza, gli si chiedono alcune cose e si vede a livello cerebrale dove si accendono e dove si trovano quelle funzioni. Quindi una delle funzioni più studiate è quella del linguaggio. E vediamo nell'immagine accanto che queste funzioni, questa iperattività che la risonanza registra durante l'esame, si trova in queste aree edematose. Se questo è il tumore, queste zone bianche sono tessuto edematoso, ma perfettamente funzionante. Quindi l'asportazione sì, si può limitare a questa parte, che non è detto che non contenga comunque delle funzioni, ma deve fermarsi perché qui accanto abbiamo altre funzioni. Quindi purtroppo poi la lesione, il glioblastoma, si presenta, generalmente sono molto estesi quando già la prima diagnosi, con degli edemi importanti, per cui sicuramente sono coinvolte anche funzioni funzionali. Per cui l'asportazione il più delle volte si limita alla parte che prende il contrasto. Qui abbiamo portato avanti il discorso che in alcuni casi facciamo persino un paziente sveglio con una collaborazione in modo da essere quanto più sicuri di poter togliere il massimo possibile senza danneggiare le funzioni, ma sono indicazioni più per un altro tipo di gliomi, dei gliomi cosiddetto meno aggressivi, mentre per il glioblastoma questa indicazione è molto più limitata. Dovremmo operare solamente lesioni circoscritte, piccole, ma spesso sono rare, tendenzialmente sono sempre molto più estese in pazienti più anziani che anche mal sopportano un trattamento in anestesia locale. Quindi questa indicazione è abbastanza poco frequente, cioè di fare il paziente sveglio che ci dà il migliore feedback possibile per un glioblastoma. Qui vedete i test che si possono fare durante l'intervento, va bene? Allora, sì, un argomento ovviamente si è visto che dal punto di vista della sopravvivenza maggiore è l'asportazione della lesione, migliore è la prognosi. Qui purtroppo parliamo di differenze di mesi, non nei grandi numeri, non di anni come possiamo avere per esempio per lesioni di minor aggressività. E qui vedete un esempio, per esempio, di una lesione che per una crisi epilettica è stata scoperta molto piccola, quindi apparentemente chirurgicamente facilmente asportabile, però come vi dicevo prima c'è un'infiltrazione di tutta questa parte qua scura, quindi le cellule tumorali sono ben al di là di questo che è il margine che prende il contrasto. Effettivamente l'asportazione è radicale per quanto riguarda quest'area, probabilmente è stata anche allargata un po' in modo da raggiungere un tessuto apparentemente sano, ma pochi mesi dopo abbiamo la ricrescita in questa stessa zona con una lesione molto più estesa. Quindi qui la chirurgia toglie la parte che prende il contrasto, può aggiungere a volte, se dipende dalla sede, un'asportazione maggiore. Poi quando facciamo uno studio vedremo che effettivamente dove è stato possibile ottenere un'asportazione maggiore la sopravvivenza è migliore, però i risultati rimangono sempre modesti. Questa è oggi l'attuale classificazione per dire la variabilità di questa lesione che si presenta sotto estremamente variabile, la risonanza magari uguale per tutti, ma poi il decorso clinico, il comportamento di queste cellule, di questi tumori può essere molto diverso. Questa è l'attuale classificazione fatta sulla possibilità che ci sono oggi di analisi molecolari e genetiche che ci differenziano queste lesioni. Devo dire che a questo lavoro importantissimo uno degli coautori è proprio il professor Sofietti, che tra poco parlerà anche lui, magari vi illustra questo, vi parlerà forse meglio di me di questa classificazione, che è importante perché ci dà in questo momento
delle informazioni predittive, dire questo paziente dovrebbe, con questo tumore dovrebbe comportarsi in questo modo, ma questa è anche la strada per vedere quali sono le caratteristiche di queste lesioni per ragionare in termini di una terapia mirata ad eventuali fattori molecolari genetici. In effetti, dicevo prima, questa variabilità è enorme, con una risonanza tendenzialmente normale, ma poi c'è una grossa variabilità di percorso e di follow-up. E quindi nelle analisi si pensa anche ovviamente a questo sequenziamento di DNA per capire dove eventualmente ci sono dei bersagli potenzialmente da trattare, e si parla di medicina di precisione, quindi trovare una terapia personalizzata per ogni paziente, perché effettivamente se noi prendiamo anche 10 pazienti, ad esempio, e facciamo il sequenziamento di questi 10 pazienti, troveremo in tutti i pazienti delle alterazioni diverse. Quindi siamo ancora un po' lontani dal pensare di trovare un denominatore comune. Quindi in questo momento la cosa più avvicinabile è una terapia personalizzata, come avviene con un certo risultato, con un certo successo per altri tipi di tumori. Quindi l'indicazione alla chirurgia oggi è difficile semplificare un percorso, perché come vi sto dicendo c'è una notevole variabilità. L'ideale è avere una lesione relativamente circoscritta, ma questo spesso è difficile averla perché abbiamo lesioni già molto estese. L'indicazione ovviamente vale nei casi in cui pensiamo di poter fare una resezione molto estesa. Dobbiamo ovviamente valutare qual è la qualità di vita che rimane questo paziente, qual è il rischio del peggioramento. Quindi sono due momenti da valutare estremamente importanti. Quindi ci sono nelle indicazioni chirurgiche, rimangono comunque molte incertezze se fare o non fare. Ci sono degli estremi in cui sicuramente diremo non conviene fare perché non daremo un giorno di vita di più alla persona e semmai lo mettiamo a rischio di anticipare un danno che purtroppo arriverà. E sicuramente ci sono quindi molti grigi da questi estremi di non fare oppure del fare, e poi in mezzo tutta una serie di patologie, di casi che dobbiamo valutare singolarmente, in cui anche il paziente in qualche modo deve dare la sua opinione. Noi in Italia tendenzialmente siamo più diplomatici nel parlare con il paziente rispetto ad altri stati in cui gli dicono a chiare lettere di che si tratta e qual è la prevista sopravvivenza. Qua siamo in qualche modo più soft, e non mi dispiace di essere, perché ho avuto l'impressione sempre che lasciare la speranza al paziente, o comunque dire effettivamente ogni paziente ha la sua storia, dovrà fare questo percorso di monitoraggio, di terapia, ma questo lo vedremo strada facendo come va, non dirgli sin dall'inizio qual è la situazione. Sicuramente a mio parere è meglio questo che non essere così brutali. Però al paziente va detto che ci sono dei rischi che bisognerà in qualche modo sottoporsi ad un percorso, a un tunnel abbastanza impegnativo, e c'è il paziente che ci dirà sicuramente sì, vado avanti. Pochi raramente ci dicono invece non vogliono, se ci sono rischi preferiscono farlo, ma quindi il coinvolgimento del paziente e dei parenti è molto importante, soprattutto in questi casi un po' grigi in cui non c'è obiettivamente una certezza di dire qual è la scelta migliore. Quindi la standard, la terapia, dopo ve ne parlano i colleghi che mi seguono, ma dal punto di vista neurochirurgico velocemente, l'ideale è avere una resezione chirurgica quanto più estesa, ovviamente compatibilmente con le funzioni. Poi si va verso il trattamento radioterapico che è la chemioterapia, di cui sentirete dopo molto meglio ovviamente. E poi il vero problema subentra dal punto di vista anche neurochirurgico alla recidiva. È da dire che una percentuale abbastanza bassa di pazienti si presta a un reintervento, e quindi la radioterapia, ve ne parla dopo il collega, si parla di una seconda linea, e lì in questa fase si parla anche di percorsi sperimentali che definiscono anche da soli effettivamente quale può essere l'impatto e quale può essere la previsione di questi risultati. E con questo avrei finito, e lascio la parola ai colleghi che parleranno della terapia coadiuvante
che forse è quella che ci salverà, nel senso che la chirurgia ormai ha raggiunto i limiti, noi possiamo asportare, abbiamo tutta la tecnologia per poter asportare il massimo possibile, ma la soluzione non verrà dal neurochirurgo, verrà dai colleghi oncologi e radioterapisti. Vi ringrazio. Grazie professor Scrapp. Adesso non so se c'è in linea il dottor Gramaglia. Se sì, se il professor Scrapp interrompe, perfetto, perfetto. Vedo che Gramaglia si presenta sotto falso nome, il dottor Gramaglia. Va bene, lei riesce a condividere lo schermo? Non la sento, cerco, adesso vediamo se provo io a riabilitarle l'audio, ma dovrebbe, credo, premere lei sul menu che ha in basso a sinistra, credo. Okay. Ecco qua, Questo, perfetto. okay. Adesso la sentiamo bene. Sì, ho un problema però perché sono dovuto passare sul telefonino perché ho un problema sul computer. Ok, se lei riesce a... Mi sono mandato le diapositive sul telefonino 10 minuti fa, non so ancora se sono arrivate. Ok, ok. Se lei vuole, allora facciamo un cambio, magari se vuole mandarle a me, posso Sì. poi visualizzarle io. Ok, gliele spedisco. E intanto magari passiamo Mi al deve dare professor... però la mail. Sì? Che è? La mail gliela scrivo qui sulla chat, se riesce a leggere la chat. Sì, aspetti, perché qui non vedo nulla ancora. Ok. Allora. Qua non vedo. Le scrivo io una mail e lei mi risponde, ok? Un attimo solo, facciamo velocissimamente. Allora. Perfetto. Lei le manderò sull'email su Yahoo, ok? Su indirizzo su Yahoo, ok? Allora, un attimo solo. Oh, dunque. Ok, le ho inviato l'email allora direi in questo momento se il professor Soffietti diciamo può passare. Assolutamente. Perfetto. Vado. Grazie mille, sì sì. Prego, prego. Allora, lascio la mia immagine che si può anche togliere perché non ci guadagna niente nessuno a vedermi, ma normalmente la si lascia. Mi sentite? Sì, sì, molto bene. Allora, intanto ringrazio intanto la signora dottoressa Oliveri, con cui io ho avuto un rapporto professionale abbastanza lungo insieme alle mie collaboratrici, e che è quella che ovviamente mi ha introdotto mi ha fatto prendere contatto con questo vostro network. Ho molto apprezzato, devo dire, la sua presentazione. E, ci penserò anche, io sono sempre disponibile come medico, come ricercatore a collaborare con le organizzazioni dei pazienti, perché è una delle funzioni che noi abbiamo. Allora, io ho fatto una presentazione, diciamo, abbastanza, direi, scientifica, in cui cercherò di far vedere che cosa è stato fatto e che cosa non ha funzionato, per avere lo spunto, diciamo, per avere idee per progetti futuri, e poi anche perché secondo me
le persone che interessate, che afferiscono a questo, ovviamente in un'epoca in cui apparentemente tutto è facile, tutto si risolve con un click, far vedere che in realtà in questo campo non è così. Allora, ne ha parlato prima Miran, la classificazione della WHO. Io non mi dilungherò, ma se guardate la parte sui gliomi di basso e di alto grado, voi vedete subito che rispetto a quella del 2016 c'è stato un cambiamento epocale basato sui dati molecolari che sono stati acquisiti in questi 5 anni. Sono state separate completamente i gliomi dell'adulto dai gliomi del bambino. Questo perché il concetto fondamentale, specialmente se guardiamo quelli di alto grado e guardiamo il glioblastoma, noi abbiamo imparato che tumori che al microscopio sono uguali e che quindi per esempio nel bambino una volta chiamavamo glioblastomi, oggi vedete li suddividiamo in parte legati alla sede, ma soprattutto legati al fatto che hanno un profilo molecolare che è completamente diverso dal glioma maligno degli emisferi dell'adulto, cioè dal glioblastoma. E alcune, allora questa nuova classificazione ha un'importanza per ora prognostica, però alcune di queste alterazioni molecolari sono targettabili e quindi ci sono dei trial in corso. Esempio il diffuse midline glioma, che è il tipico tumore del tronco del bambino e del giovane adulto, che questa alterazione degli stoni che è druggable. Ci sono degli studi, soprattutto in ambito pediatrico, che vanno a valutare la possibilità di targettarlo, e quindi vedremo se questa nuova via è valida. E chiaramente ci sono anche alcuni adulti, per quanto rari, che hanno queste mutazioni pediatriche, quindi che vengono anche inclusi nei trial terapeutici, quindi chiaramente questi dati del bambino possono offrire comunque degli spunti anche clinici in certi casi più rari dell'adulto. Dopodiché, se guardiamo la nuova classificazione dell'adulto, noi vediamo che oggi il glioblastoma, per essere chiamato tale, deve essere sempre non mutato sul gene dell'isocitrato deidrogenasi, quindi sempre wild type. Il glioblastoma IDH mutato, che c'era nella classificazione precedente e che ha una prognosi significativamente migliore, è stato downgradato, oggi lo chiamiamo astrocitoma 4, proprio perché la prognosi è completamente diversa. Questo è importante per l'informazione al paziente quando abbiamo la diagnosi, ed è importante per noi quando disegniamo dei trial terapeutici, per disegnare dei trial separati che poi possano essere interpretati in maniera omogenea. Allora, se noi guardiamo a quella che è la storia dell'introduzione delle diverse terapie che sono diventate standard e che quindi hanno dimostrato una certa efficacia nel glioblastoma, noi vediamo che i progressi sono stati piuttosto limitati. Voi guardate, nel 2005 è stato approvato lo STUIP regime, quindi radioterapia più chemioterapia con temozolomide concomitante e adiuvante, che rimane lo standard, che come vedremo al momento attuale non c'è nulla che noi possiamo aggiungere di validato. Poi abbiamo sicuramente avuto dal 2009-2013 l'introduzione dell'anticorpo monoclonale anti-VEGF, il bevacizumab, per i glioblastomi in recidiva, perché nella nuova diagnosi ha dimostrato di non funzionare. Allora, purtroppo questa è una storia, diciamo, che ci ha insegnato tantissime cose, che ha insegnato come talvolta certe strategie delle grosse companies non fanno alla fine, non portano buoni risultati su patologie più rare, perché il grossissimo effetto del bevacizumab, noi lo vediamo, lo si è visto innanzitutto come effetto antiedemigeno rapidissimo, 70% dei pazienti risponde, si riescono anche a togliere gli steroidi, quindi miglioramento per quello che è l'intervallo libero, con la possibilità di ridurre gli steroidi, netto miglioramento della qualità della vita. In questo gli americani sono stati più bravi di noi, gli americani l'hanno capito, l'FDA l'ha registrato, in Europa, dove
dove l'EMA è più conservativo, ma anche la sperimentazione della Companies era stata tutta lanciata su un endpoint tradizionale, migliorare la sopravvivenza, come avevano fatto nel tumore del colon, per esempio, e in realtà questo non si è realizzato, però ci siamo persi in Europa questo effetto palliativo importante, per cui il bevacizumab oggi è off-label, e quindi voglio dire, dobbiamo passare dalle commissioni ospedaliere per poterlo dare ai nostri pazienti. Noi a Torino siamo stati sempre molto fortunati, in altre regioni per esempio non viene dato, e lo stesso a macchia di leopardo in Europa. Dopodiché poi l'ultimo dato, se vogliamo, che ha suscitato un sacco di polemiche, ma che comunque va detto, è questo nuovo TTF, questo caschetto che eroga un campo elettrico che deve essere portato 18 ore su 24 e che ha dimostrato comunque in 2 studi di dare un certo, per quanto modesto, pochi mesi vantaggio di sopravvivenza rispetto allo standard. È poco scritto tuttora per il semplice fatto che ha un costo altissimo, costa 20.000 euro al mese. Negli Stati Uniti, dove alcune assicurazioni lo passano, in Europa la penetrazione è molto più lenta. Allora, l'altro avanzamento, non voglio rubare ovviamente il mestiere all'amico Gramaglia, però sicuramente diciamo, da ricordare che il regime STUP, con una radioterapia più abbreviata, ha dimostrato essere efficace anche nel paziente elderly, quindi la combinazione radioterapia più temozolomide. Ovviamente nell'elderly, diciamo, non tutti i pazienti sono fit per un trattamento aggressivo, questo è il problema, per cui in alcuni altri pazienti noi ci moduliamo sulla biologia molecolare, che è la metilazione MGMT, per dare radioterapia da sola nei non metilati, temodal da solo nei pazienti metilati, quando la concomitante è ritenuta non tollerabile. Avanzamenti. Beh, allora abbiamo l'avanzamento dello studio Regoma, e questo è stato un bel successo, perché è uno studio tutto italiano che noi avevamo contribuito a disegnare, in parte a coordinare con i colleghi di Padova e poi di altre realtà italiane, che era un randomizzato in fase 2 per andare a vedere l'efficacia di questa piccola molecola antiangiogenetica, il regorafeni, verso la lomustina, che per l'EMA rimane il comparator obbligato in qualunque studio tu faccia sulla recidiva di glioblastoma, perché ci sono dei dati molto assestati e fermi. Voi vedete, lo studio è stato successful, vantaggio di sopravvivenza del regorafeni, soprattutto long term, e la percentuale a 1 anno, che come vedete è interessante, perché è chiaro che il grosso problema di questo trial è stato che il braccio di controllo con la lomustina combinazione è andato abbastanza male, per caso, perché era comunque un randomizzato, e quindi il vantaggio di sopravvivenza mediana del regorafeni, diciamo, non è certo superiore a quello ottenuto dalla lomustina in altri trial. Però la percentuale di lungo sopravviventi, vedete, a 1 anno, che arriva quasi al 40%, è decisamente interessante. Noi stiamo conducendo uno studio multicentrico osservazionale real life, che sta andando molto bene. Devo dire, i dati preliminari confermano i dati del Regoma, anzi forse li migliorano anche un po'. Allora, un altro campo che è stato molto battuto dalla ricerca, nell'ottica sempre di una terapia target, di una terapia mirata, è stato le alterazioni del recettore del recettore delle GFR, amplificato, mutato, variante unica quale è la variante terza. Tante speranze, ma se voi guardate la diapositiva, purtroppo sia che si usano delle piccole molecole come inhibitors, sia, come vediamo dopo, usando degli anticorpi monoclonali, i risultati sono stati abbastanza deludenti. Avevamo avuto una grossa speranza, allora, molto deludenti innanzitutto perché il recettore delle GFR è molto complicato, e le sue mutazioni possono essere diverse in diversi tipi di tumori. Allora, noi sappiamo che le mutazioni delle GFR nel tumore del polmone non a piccole cellule sono altamente druggable,
con dei risultati che stanno migliorando progressivamente man mano che migliorano la specificità dei farmaci e la possibilità, per esempio nelle metastasi cerebrali, di attraversare una barriera ematoencefalica. Nel cervello quelle mutazioni non ci sono. Quando abbiamo provato a usare i farmaci attivi nel polmone, inevitabilmente abbiamo fallito. Quella che ci sembrava una finestra veramente grossa era questo Depatux, che era un concetto molto nuovo, un anticorpo monoclonale che va a legarsi al recettore dell'EGFR e della cellula tumorale, recettore che non è presente sulle cellule normali e che agisce come cavallo di Troia. Cavallo di Troia perché legandosi interiorizza la proteina che gli è legata e che è un agente citotossico, quindi viene portato nell'interno della cellula dall'anticorpo monoclonale e poi agisce come esplosivo. Devo dire che tantissimi di noi che si occupano di glioblastomi a livello di Europa e di America ci hanno contato tantissimo. Abbiamo lanciato 2 studi, uno europeo, noi delle ORTC, uno gli americani, dividendosi i compiti, come ormai cerchiamo di fare nei tumori rari, per battere più strade contemporaneamente e quindi cercare di esplorare più ipotesi allo stesso tempo. Cosa molto importante nei tumori rari, perché quando tu hai dei tumori frequentissimi come la mammella, tu fai uno studio fase 3, recluti in un anno 1000 pazienti, quindi ti puoi permettere di fare tanti studi. Cosa che nel glioblastoma dobbiamo un po' centellinarci le ipotesi e gli studi. Allora, noi europei ci siamo scelti di esplorare questa molecola alla prima recidiva, trattamento randomizzato, e voi vedete sembrava esserci un minimo di segnale a vantaggio del Depatux, però il grosso problema è che il segnale c'era se noi continuavamo la temozolomide, che era un qualcosa che non si riusciva tanto a capire. Qualche avvantaggio, se vedete, di nuovo sulla lunga sopravvivenza, che voglio dire di per sé può essere significativa, soprattutto dal punto di vista clinico, perché può voler dire che esistono dei sottogruppi di pazienti che si beneficiano di più di una terapia, specialmente quando ragioniamo di una terapia target. Purtroppo gli americani hanno fatto uno studio uguale nel glioblastoma di nuova diagnosi e vedete che non ancora pubblicato, ma sono stati portati ai risultati preliminari nell'ultimo meeting che abbiamo fatto con gli americani prima del Covid, e vedete che le mediane di sopravvivenza sono assolutamente uguali. A quel momento, tra l'altro, la company ha chiuso i battenti su questo farmaco. Questo, tra l'altro, è un altro grosso problema che noi abbiamo nella sperimentazione, perché è chiaro che la sperimentazione di nuove molecole, quando è in mano soprattutto delle grosse companies, è chiaro che predominano delle logiche di mercato, come giustamente è dal loro punto di vista. Quindi loro hanno una nuova molecola con un razionale di targettare una via molecolare che è presente in molti tipi di tumori. Loro fanno questi studi, spesso cosiddetti basket, e per vedere se c'è un segnale, ma ovviamente, per esempio, cosa succede spesso nel glioblastoma? Si fanno pochi casi in questo studio basket e quindi un tumore difficilmente trattabile come il glioblastoma quasi sempre non hai il tempo, il numero di pazienti per vedere se c'è un segnale positivo e poi magari il farmaco viene eliminato. L'ultimo arrivato, non ancora pubblicato, questo è l'ultimo studio delle OTC, anche questo vedete negativo, il bortezomib è un inibitore del proteasoma, quell'involucro che protegge il DNA. C'era grosse speranze anche per questo farmaco perché passa molto bene la barriera, a differenza dei suoi antenati, chiamiamoli così, non c'è nessun risultato. L'immunoterapia. Allora, noi sappiamo che l'immunoterapia sta dando dei risultati, oserei dire, devastanti nel melanoma, nel tumore del polmone non a piccole cellule, nelle metastasi cerebrali di questi tipi di tumori, perché spesso la metastasi cerebrale mantiene il pathway molecolare che è druggable. Nel glioblastoma abbiamo tentato di immunizzare il paziente contro la variante terza dell'EGFR, che c'è solo nel glioblastoma. Qui vedete i risultati dello studio di nuovo EORTC nella nuova diagnosi, è sempre un randomizzato, nessuna differenza, nonostante questo polipeptide, che ovviamente è simile al recettore, alla variante terza, per quanto avesse sviluppato una reazione immunitaria che è stata testata dal punto di vista sierologico che era altissima.
La realtà è che probabilmente il target non era, come diciamo noi oggi, driver, cioè non critico per la crescita del tumore, quindi è chiaro che inibirlo con successo non influenzi più di tanto il tipo di tumore. Gli americani hanno avuto qualche risultato in più nella recidiva, come vedete, in associazione al bevacizumab. Purtroppo anche qui si è verificato quello che ho detto prima. Quando la company ha visto che nella nuova diagnosi, nel trial delle OTC, non funzionava, ha chiuso baracca, ha cessato di sponsorizzare qualunque nuovo studio e per cui anche questo dato preliminare degli americani ovviamente non può andare avanti. Poi abbiamo l'immunoterapia con gli inibitori, checkpoint inhibitors, quelli che hanno questo grosso successo nel melanoma del tumore del polmone. Allora, la sintesi generale è che nel glioblastoma non funzionano. Questo sono l'unico studio pubblicato in cui si è usato nella prima recidiva di glioblastoma questo inibitore di una di queste interruttori critici, il nivolumab, che inibisce il PD-1, e voi vedete che non c'è nessun vantaggio rispetto ad associarlo al bevacizumab. Anzi, il bevacizumab va meglio perché avendo l'azione antigemigena mi allunga un pochino il progression free survival. E poi la company aveva lanciato 2 studi, sempre con lo stesso composto, separati per non metilati e metilati, perché l'ipotesi era che nel non metilato, che è una unmet need maggiore, funzionasse di più. Non è vero, abbiamo partecipato a questi studi, abbiamo visto i risultati, non sono stati pubblicati. È chiaro che anche qui ci sono strategie industriali, loro cercano di ritardare la pubblicazione dei risultati per non diffondere un'atmosfera troppo negativa intorno al composto, che in sperimentazione magari in altri tipi di tumore. Allora, la finestra molto molto interessante di immunoterapia che in questo momento ci rimane con i checkpoint inhibitors è questo uso cosiddetto neoadiuvante, e cioè il dare l'immunoterapico pre-chirurgia, dopodiché si fa la chirurgia. Ovviamente si è andato a studiare tutta una serie di vie dell'immunità per vedere come erano impattate dalla terapia e poi la si continua dopo. Allora, su un numero limitato di casi, voi vedete, questo ha dato un miglioramento della sopravvivenza e ovviamente non è chiaro perché farla prima migliori così tanto rispetto a farla solo dopo, però sicuramente l'immunità è molto più stimolata dandola prima della chirurgia che dopo, dicono i dati, e c'è uno studio in corso negli Stati Uniti di fase 3, di quelli randomizzati, registrativo, ed è uno che sta andando avanti lentamente, ma che rimane un po' la fessura aperta. Abbiamo imparato però dagli studi di base in parallelo ai trials clinici, abbiamo capito perché il glioblastoma non risponde ai checkpoint inhibitor di fondo, perché i tumori che rispondono ai checkpoint inhibitors hanno un rate mutazionale altissimo. Il melanoma ce l'ha del 90%, il glioblastoma si è visto dopo che ce l'ha del 10%. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che non mutando tanto le cellule non espongono nuovi neoantigeni, non irritano le cellule immunitarie, quindi lo sbloccare le cellule immunitarie con i checkpoint inhibitors ovviamente non ha un gran effetto, nel senso che le cellule in pratica non vengono stimolate a sufficienza dal tumore, dalle cellule tumorali per andarsele a cercare. Allora, con questo io ho chiuso la carrellata. Allora, uno potrebbe dire, ma quali sono gli indirizzi futuri? Allora, quello ovviamente ne possiamo discutere. Allora, in termini di terapie target, che vuol dire impattare la cellula tumorale, oggi siamo abbastanza flat come periodo. Si stanno esplorando tutta una serie di nuove alterazioni molecolari che probabilmente riguardano una piccolissima parte di glioblastomi, 2-3%, quindi le mutazioni BRAF che troviamo nel melanoma, che sono druggable, le mutazioni cosiddette NTRK fusions, che hanno una loro alcune molecole druggable. Alcuni casi isolati di glioblastoma hanno dimostrato rispondere in maniera molto importante, e questo, diciamo, ci rinforza sul concetto che se noi
riusciamo a identificare un pathway molecolare cosiddetto driver, cioè che è critico per la crescita del tumore, se noi abbiamo il farmaco preciso, possiamo vedere dei risultati molto grossi. Quello che per esempio ci ha insegnato nel nostro campo le metastasi cerebrali del polmone o nel melanoma da alterazioni tardive. Per l'immunoterapia, a parte, vediamo come va questo studio sull'uso neoadjuvante dell'immunoterapia. Adesso ci sarà, tra un mese, riprenderà il meeting fortunatamente americano a Boston e molti di noi europei andranno se ce lo permette il Covid, ma sembrerebbe di sì, e vedremo a che punto loro sono, perché chiaro, il Covid ha molto interrotto questi rapporti che noi avevamo tra le due sponde dell'oceano, per scambiarsi ipotesi preliminari, perché i convegni servono a quello, perché per il resto, se no, ovviamente i risultati tutti noi li pubblichiamo e devono essere pubblicati su riviste diciamo che sono indipendenti, però è chiaro che il risultato su una rivista arriva 6 mesi dopo e magari in quei 6 mesi certe cose sono andate avanti. L'altro fronte dell'immunoterapia è la combinazione tra questo approccio dei checkpoint e un approccio cosiddetto cellulare per cercare di aumentare l'immunogenicità delle cellule tumorali, cioè per renderle quindi più irritabili agli occhi delle popolazioni immunitarie. Io mi fermerei qua e vi ringrazio, poi è chiaro che c'è un sacco di quesiti che si possono fare. Grazie infinite professor Soffietti. Adesso se lei riesce a chiudere la condivisione, a interrompere la condivisione, io diciamo cerco interrotta. Grazie infinitamente. Io cerco di condividere la presentazione del dottor Gramaglia che diciamo può iniziare la sua presentazione. Sì, ovviamente mi scuso per questo inconveniente, ma oh no, questo non è quella che ho spedito. Non è quella? Ok. Allora, no, è un'altra. Allora vediamo. Mi scuso di questo problema, ma purtroppo a quest'ora non ci sono più quelli del CED, quindi non ho potuto avere informatici sì. a disposizione per rimettermi a posto il computer. Allora, ne ho spedita una io dalla mia mail. Allora, sostanzialmente quello che si può dire come radioterapia, il grosso del ruolo in questa patologia la dovrà fare la terapia sistemica, comunque la terapia medica, perché il limite della chirurgia e della radioterapia, per quanto precise, per quanto innovative, per quanto migliorate, ha dei limiti molto particolari, soprattutto su una patologia come questa che ha la tendenza, ci sono degli studi che aveva fatto Schiffer qualche anno fa, a camminare a distanza dalla lesione principale, quindi sfuggendo a quei meccanismi di copertura filosofica che fanno parte della chirurgia e della radioterapia. Inoltre, non dimentichiamoci, dobbiamo sempre ricordare bene che stiamo parlando di un organo che è l'encefalo, che è di una complessità che, paragonata a tutto il resto del corpo, è almeno 10-20 volte più critica come zone, la differenza fra destra e sinistra, destrini, mani, mancini, le porzioni vitali, i tratti importanti. C'è un mondo complessissimo che ovviamente il chirurgo sa benissimo, ma deve sapere bene anche il radioterapista, e quindi in qualche modo complica la vita. Ci sono stati dei miglioramenti tecnologici da quando io facevo il consulente per il BESTA, lavoravo all'Istituto Tumori nei primi anni 90. La tecnologia ha fatto dei passi giganteschi come radioterapia, l'istituzione di trattamenti di alta precisione, i dosaggi alti per frazione, poi via via si sono trasformati questi sistemi in sistemi conformazionali, si sono evoluti in IMRT differenziata a seconda delle aree della malattia, come ce le fa vedere magari una sovrapposizione multimodale con una PET, piuttosto questa qui sì. Questo, diciamo, è quello che ci presenta in qualche modo. Si può andare avanti perché ecco, mi dica lei se andare avanti, io vado avanti. Sì, avanti.
questo è semplicemente per ricordare, avanti ancora. Avanti, allora andiamo direttamente alle immagini, si può andare ancora avanti. Si è cercato di capire, per esempio qui, la diagnosi di laboratorio. Per altre patologie esistono anche i marcatori, come per la mammella, come per la prostata. Per il glioblastoma non c'è ancora qualche cosa che ci può aiutare a capire che cosa stiamo facendo, anche perché l'imaging radiodiagnostico, che vedremo anche in alcune immagini che faccio vedere dopo, pur essendo molto migliorato con le risonanze magnetiche, con le PET, FET, metionina e fluorodopa, però lascia sempre delle indecisioni, perché l'immagine radiologica deve proporre un eventuale cambiamento di terapia, di filosofia, di approccio, e qualche volta invece è solo il quadro evolutivo, per cui si rimanda a una risonanza successiva, eccetera, eccetera. Molto difficile giudicare, soprattutto dopo i trattamenti radiochemio, sapere se c'è una pseudo progressione, una progressione vera, una progressione in alcuni settori e non in altri. È molto complicato. Avanti ancora. Quindi la radioterapia ha ottenuto moltissimo, perché ho sentito parlare dei lungo sopravviventi. Io ricordo che uno dei primi pazienti che abbiamo fatto insieme al BESTA del 93 si è laureato una quindicina d'anni fa, aveva l'età veneranda di 40 anni, perché non pensava più di sopravvivere. Ne sono tanti e non si è ancora individuato con franchezza quale, diciamo, panel di caratteristiche genetiche, molecolari e anche di sede, quello però è già un po' più chiaro, possa, diciamo, evidenziare una fascia di persone in cui si può spendere qualcosa di più, invece di fare come si fa spesso. Comunque, ripeto, qui si provava a vedere il MIC1, la prominina, il FAP, il GAL1-2, le metalloproteasi, ma sinceramente tutto quello che si riesce a trovare nel siero è niente rispetto a quello che ci servirebbe per fare quello che, faccio un esempio, fa il PSA o CA15-3 per un tumore della mammella o della prostata. Avanti. Poi ci sono stati anche degli studi, diciamo, sulle componenti virali. C'era stato anche un bellissimo lavoro sul valganciclovir che hanno fatto gli svedesi, però sinceramente poi alla fine tutte queste cose non riescono a individuare all'interno dei gruppi di glioblastoma quello che potrebbe beneficiare maggiormente dei trattamenti, diciamo, intorno ai primi che si effettuano, cioè la chirurgia e la radioterapia. Avanti. Quindi queste cose sono state abbandonate, ma ancora, o quantomeno sono ancora in forte studio. Poi ci sono le caratterizzazioni epigenetiche, di cui ho già parlato, Soffietti, si può andare avanti. Ci sarebbe questa interessante nuova tecnologia sulle cellule tumorali circolanti, però sinceramente quello che ha avuto, quel minimo impatto che ha avuto sul polmone, sulla mammella e la prostata, non è ancora arrivato a darci quella mano che ci servirebbe per capire cosa stiamo ottenendo e che cosa possiamo fare di più in determinate circostanze. Avanti. Sì, si sta cercando di farlo nel liquor, però già la procedura del liquor non è come quella del siero, molto più complicata, è rischiosa per certi versi, quindi non è una cosa così semplice e non è un futuro immediato. Avanti. Quindi molto si è fatto soprattutto nella diagnostica per immagini, che è il più grande supporto per la radioterapia e anche ovviamente per la chirurgia. Avanti. Vedremo delle immagini, ancora avanti. Vedremo delle immagini radiologiche che cercano di mettere insieme tutte le novità che ci sono, anche delle novità che sicuramente non saranno nell'immediato disponibili perché sono legate all'utilizzo
di fasci monocromatici in uscita dall'ansincrotrone, però sono interessanti come potenzialità. Si sa sempre che una sperimentazione molto avanti può diventare un giorno, se ne vede l'utilizzo e la convenienza, può diventare molto meno costosa e più diffusa sul territorio. Avanti. L'aspetto risonanza magnetica è usata moltissimo. Devo dire che è molto più utile una risonanza magnetica seriale nel tempo, magari a 45 giorni, che una valutazione ancora molto grossolana di una spettrorisonanza. Avanti. Quindi, diciamo, tutte questi sistemi, anche a ultrasuoni, non sono in questo caso utilizzabili in questa patologia. Avanti. Sebbene gli ultrasuoni siano stati utilizzati anche come terapia per certi versi. Avanti ancora. Vabbè, questi sono i nuclei di interesse nell'aspetto risonanza. Si utilizza la valutazione del chemical sheet, però diciamo che se poi confrontiamo un'immagine tridimensionale di una spettrorisonanza con quello che si ottiene con un fascio monocromatico al Kishel potassio di un fascio del sincrotrone in uscita, c'è un mondo di differenza, è talmente grossolano che l'utilizzazione al momento è ancora molto vaga. Avanti. Ancora avanti, questo è quello che abbiamo appena finito di dire sul chemical sheet. Poi va bene, qui ci sono dei marker, diciamo, che possono essere. L'inositolo è un marcatore di certe situazioni e condizioni di crescita, soprattutto nelle cellule glioastocitari. È un po' particolare, tant'è vero che si usano alcuni derivati dell'inositolo per diciamo, costruire sulla base genetica alcuni farmaci, però è molto ancora, diciamo, molto vago. Avanti ancora. Avanti, sì, questo anche per cercare di riconoscere il lattato, per riconoscere i danni da radioterapia dalla malattia, ma non è così semplice. Avanti ancora. Questo è sempre per dire cosa ci può dire la risonanza magnetica. Idem come sopra con la colina. Avanti. Questo è le aree funzionali. Per precedere, avanti ancora, le immagini funzionali, come queste immagini qua, che devono aiutare non solo il chirurgo, che però anche in fase di intervento ha un aiuto fisiologico, quindi di tipo neurofisiologico, che lo tiene lontano dai campi minati delle aree funzionali e delle trattografie importanti. E serve soprattutto al radioterapista, che in quel momento non ha il fisiologo che l'aiuta, ma deve stare bene attento altrettanto a non calpestare le aree funzionali. È questo che fa una notevole differenza anche sulla prognosi, perché un conto è irradiare un'area muta, assolutamente si possono raggiungere dosaggi anche molto più elevati di quello che si usa nello STUP normale, i cosiddetti 60 grammi per frazioni. Avanti ancora. Questa è ancora una funzionale. Avanti. Queste quindi sono immagini molto importanti. Avanti ancora. Per farci capire tutte le volte che noi si fa un trattamento, questa è una trattografia. Ancora avanti. Idem, ancora avanti. Ancora un misto funzionale trattografia. Ancora avanti. La PET e la SPET, la PET è la Position Emission Tomography, la SPET è il Single Photon Emission Tomography, sono modalità molto particolari. L'imaging metabolico è interessante perché a volte dà anche la possibilità di studiare farmaci che possono essere utili, farmaci diciamo armati dal punto di vista radioterapico, che possono essere utili con una chimerizzazione per fare dei trattamenti molto localizzati. Avanti ancora. Queste sono delle SPET che si usano in MPTC, che si usa, è un tracciante cardiaco, si usa anche in diagnostica dei tumori delle metastasi cerebrali dopo trattamento radiante. Qui nel decadimento metabolico. Avanti ancora.
ancora avanti, si vede proprio queste differenze. Questa è una PET con fluorodopa che noi usiamo soprattutto per valutare quelle aree in cui ovviamente la captazione della dopa non c'è normalmente. Ci sono alcune aree dell'encefalo in cui chiaramente scusate, è impossibile o poco utile utilizzare questo tracciante. Avanti. Questa è una FET-PET, avanti ancora. Poi si usa anche in altre patologie tipo neurologica, avanti ancora. Ecco, questo è un sincrotrone, avanti. Questo per dare un'idea di quello che è diciamo, in grado di fare un'apparecchiatura che consente di fare dei trattamenti molto particolari su una base radiologica estremamente precisa. Ancora non si fanno se non a scopo ultra sperimentale. Avanti. Ancora avanti. Queste sono delle immagini a confronto. Avanti. Qui non vedo nulla. Avanti. Ecco, questo per dare un'idea della differenza radiologica che si ottiene da un'immagine sulla destra. È un'immagine ottenuta con un fascio cromatico ed è una specie di lastra normale in cui a destra però si vedono addirittura gli alveoli del polmone che invece non si vedono dall'altro lato. Avanti. Questo per dare un'idea, ma questa lo fa vedere ancora di più. Questo è un carcinoma medolare della mammella. L'immagine radiologica ottenuta è praticamente la copia del tomo estratto che vede l'anatomopatologo. Quindi stiamo parlando di fette di 0,25 millimetri. Quindi stiamo parlando di slice estremamente sottili ed estremamente significative. Avanti. Ancora avanti, questa è la solita immagine rivista. In questo modo, ecco, ho finito con le immagini per dire che la radioterapia ha fatto dei passi avanti grazie alla diagnostica, ha fatto dei passi avanti. Sento ogni tanto parlare dell'adroterapia. L'adroterapia esiste dal 1951, la prima macchina che è stata messa a punto era californiana. L'utilizzo dell'adroterapia in questa patologia non ha avuto un grandissimo utilizzo se non in situazioni molto particolari. Ho finito, mi scuso se ho dovuto fare utilizzo del comando a distanza, ma questi problemi mi costringono a parlarvi tramite il telefonino. Niente, attendiamo le domande da parte dell'auditorio. Perfetto. Allora, mi sentite, no? Ok, intanto ringrazio tutti, diciamo. Allora, vedo un attimo le domande che mi sono arrivate, sono tantissime. Allora, dunque cerco di iniziare dalla prima. Allora, c'è Alice, vorrebbe chiedere se si sono studiate le cause di questa neoplasia, ad esempio onde elettromagnetiche, sostanze chimiche che vengono inalate o ingerite, inquinamento ambientale, se ci sono differenze in termini di sopravvivenza. Questa è la prima domanda. La seconda è se ci sono differenze in termini di sopravvivenza a seconda dell'area del cervello che viene colpita maggiormente. Ecco, ad esempio, se è vicino al bulbo oculare, se vi è una maggiore pericolosità oppure no. E una curiosità, e diciamo non si riesce a spiegare perché in alcuni soggetti il tumore si manifesta prima in termini di età, mentre in altri si manifesta dopo, se questo dipende da caratteristiche genetiche. Ecco. Ecco, non so se chi dei tre... Per quanto riguarda la sede, è vero, nel senso che avere una malattia in frontale anteriore destra, in un destremane, dà molto agio al chirurgo di avere un impatto estremamente radicale,
compreso il successivo trattamento radiante e i successivi trattamenti radianti, perché in quelle sedi, quando è frontale anteriore, in una zona cosiddetta muta, è possibile essere talmente aggressivi che è più facile ottenere una guarigione. Ovviamente in quei pazienti in cui non si presenta la cosiddetta o satellitosi o malattia a distanza, è ovvio che quello sfugge fuori, ma le patologie confinate in aree in cui il chirurgo può mettere mano con molto agio e il radioterapista idem come sopra, è chiaro che il risultato è nettamente. Bene, e la domanda legata alle cause, diciamo, se sono note, ci sono delle patologie genetiche, ambientale. Questo lo potrebbe dire molto meglio di me Soffietti, una Lifraumeni, una RB, un Wills tumor, rappresentano delle patologie che abbassano molto, diciamo alterazioni genetiche abbassano molto l'età e che favoriscono, ma essendo una patologia non a incidenza elevatissima, è più complicato, si scorporano queste di tipo genetico puro che sono più giovani, ma nel resto dei pazienti si è parlato di radiazioni, per cui si sono introdotte delle precauzioni per i piloti d'aereo, i dentisti, però al di là di questo grosse cose, non so se ne siano venute fuori di nuove ora, c'erano i polifosfati un tempo, ma in questo probabilmente Soffietti è molto più preciso. Uh-huh. Bene. Lei non riesce a parlare? Allora vediamo, io provo a abilitare. Così va meglio. Sì, ero disattivato. Ero strano. ammutolito dall'organizzatore. Allora... Forse come reazione, perché sono verboso in genere, quindi uno dopo un po' dice non se ne può più di questo qua sentirlo parlare. No, non direi proprio. Ma allora concordo con quello che ha detto il dottor Gramaglia. Ma allora sulle cause, allora la risposta è non c'è nessuna causa unica alla base del glioblastoma. Questo non stupisce perché è una regola di tutta l'oncologia solida, salvo alcuni casi dove è stato dimostrato che dei cancerogeni chimici ovviamente hanno un'importanza notevole, che però nel cervello non abbiamo. C'era stato qualche ipotesi sulle radiazioni elettromagnetiche, in realtà poi per esempio la vicinanza a certi tipi di trasmettitori dove sono stati segnalati dei cluster di glioblastomi, però troppo piccoli per poter generalizzare il dato. Gli studi sui telefonini, che era stato l'altro grosso ipotesi, hanno dimostrato che non c'è un'influenza importante. Che poi ci possa essere un'influenza, per dire, delle radiazioni elettromagnetiche in presenza di cofattori che non conosciamo, è chiaro che questo è possibile, però al momento attuale non c'è nessuna causa che noi possiamo prevenire, per parlarci chiaro. Poi, dopodiché, se uno usa le cuffie, è meglio che non telefonare in continuazione, ecco. Io peraltro devo dire che non essendo più giovane me ne frego e continuo a telefonare perché mi piace di più, ma se devo consigliarlo ai più giovani direi tenete sto telefonino distante dalle orecchie. Poi non c'è solo il rischio del glioblastoma, c'è il rischio dei meningiomi, di tanti altri tumori. Questo è un po' il concetto. Invece le radiazioni ionizzanti... Allora, le radiazioni ionizzanti hanno dimostrato essere oncogene, il che non stupisce, però di altri tipi di tumori, perché i dati che noi abbiamo sono per esempio sui meningiomi radioindotti da irradiazione, tantissimi anni fa, della tinea capitis, che per fortuna non si fa più, ma per esempio per radiazioni tumori infantili, tipo il medulloblastoma. Allora, diciamo che lì il dato è vero, ne vediamo, sono tra l'altro dei meningiomi molto aggressivi. C'è un grosso studio europeo adesso nell'ambito dell'OTC a cui partecipiamo anche noi per andare a vedere dal punto di vista molecolare se questi meningiomi radioindotti siano diversi dagli altri, ma il glioblastoma radioindotto direi di no. Ho capito.
Grazie, grazie infinite. E c'è un'altra domanda, ce ne sono veramente tante, facciamo fatica veramente, il che è bellissimo, devo dire. Certo. Allora, ci sono informazioni circa il vaccino polipeptidico, le cellule dendritiche e le nanoparticelle? Una domanda molto, molto generica. Allora, il vaccino polipeptidico noi abbiamo, ce ne sono diversi. Allora, quello più classico era questo Rindopepimut che noi abbiamo usato contro la variante terza dell'EGFR, che come ho fatto vedere determina una grossissima reazione immunitaria umorale, ma non ha effetti antitumorali. C'è un altro vaccino adesso che stanno sperimentando, soprattutto i tedeschi, contro la mutazione IDH, quindi contro però quel solo 10-15% che una volta dicevamo i glioblastomi IDH mutati, adesso li chiamiamo astrocitomi 4, ma comunque sono dei gliomi maligni. Allora, lì i dati preliminari hanno un intervallo per vedere l'efficacia clinica ancora troppo breve, perché hanno iniziato 8-9 mesi fa. Di nuovo hanno dei dati molto buoni che la metodica stimola l'immunità. Dovremmo vedere dai dati di sopravvivenza se quello che vediamo a livello biologico ha un effetto clinico, perché il grosso problema, diciamo proprio parlandosi terra a terra, è che di terapie promettenti oggi ne abbiamo in continuazione che escono a livello sperimentale, su piccoli campioni. La verità è che però poi quando vai a fare degli studi come sono per esempio i randomizzati, che di fondo servono a controllare la validità del dato, purtroppo la maggior parte di queste cose diciamo dimostrano non un valore importantissimo. Quello che avevo detto prima e che ha rinforzato prima il dottor Gramaglia, è chiaro, oggi in epoca di medicina di precisione dobbiamo orientarci sempre di più a pensare di identificare a parità, chiamiamola di istologia, quindi glioblastomi, dei sottogruppi che hanno una maggiore propensione per rispondere ad alcune terapie rispetto ad altre. Questa è che ovviamente i primi candidati sono i cosiddetti lungo sopravviventi, perché è vero che la prognosi del glioblastoma è di fondo, è un tumore non curabile in senso lato, nel senso che di per sé su un numero importante di pazienti non riesce a risolvere il problema, però dei pazienti lungo sopravviventi, che vuol dire non solo a 5 anni ma a 10, 15, 20 anni, ne abbiamo tutti. Noi c'è un grosso studio di nuovo europeo-americano per ristudiare tutti questi casi. Allora fate conto, ne sono stati al momento attuale recuperati un 400, mettendo insieme mi sembra una ventina di istituzioni grosse tra noi e gli Stati Uniti. Devo dire, noi stessi a Torino all'inizio, quando mi avevano chiesto di partecipare al progetto, ero un po' scettico. Noi abbiamo riguardato tutto il nostro database. Bene, sa quanti ne abbiamo trovati con sopravvivenza di più di 10 anni? 20 pazienti. Ovviamente lo studio comporta un ricontrollo della diagnosi istologica, questo è ovvio, perché i criteri sono cambiati, quindi... però di questi 20, diciamo, la centralizzazione che è stata fatta in Germania ad Heidelberg ne ha riconfermati 15. Quindi 15 pazienti che sono vissuti più di 10 anni, ne abbiamo anche 2 o 3 che sono vivi dopo 20 anni, li abbiamo. E quindi si spera che adesso, da questo grossissimo studio molecolare che oggi possiamo permetterci, cercare di capire che cosa hanno di diverso questi pazienti, perché questo sarebbe di un'utilità incredibile, ovviamente, per disegnare delle strategie efficaci in tutti gli altri. Mi chiede... le nanoparticelle, mi ha detto prima. Sì. No, le nanoparticelle siamo a livello assolutamente sperimentale. Diciamo che c'è diciamo le nanoparticelle, includendo per esempio anche alcune alcuni composti che noi possiamo somministrare, tipo i liposomi una volta, gli esosomi oggi. Il discorso è che sicuramente possono essere potenzialmente dei carrier per portare all'interno del cervello e del tumore dei farmaci che magari hanno delle caratteristiche per cui non passerebbero bene la barriera ematoencefalica, però siamo molto molto all'inizio. Ma guardate, c'erano i lavori di Andras Jordan
le ricorderai, che aveva cominciato a fare nanocarrier di solfato ferroso con attivazione in risonanza magnetica, erano chimierizzati con anticorpi, antiglioblastoma, cioè una roba molto... Negli anni, all'inizio del 2000, 2002, 2004, in cui uscì rapidamente con dei risultati meravigliosi, però poi non abbiamo più visto nessuna meta-analisi, e questo, come tu sai, è una roba che mette sospetto. Per contro, esiste uno studio che stanno tentando di brevettare, quelli della Philips Electa Koenig Medical, che utilizza delle nanoparticelle che veicolano farmaci e con un sistema particolare lo localizzano all'interno del tumore e lo attivano solo all'interno del tumore. Noi avevamo fatto con Mario Negri uno studio analogo con nanovescicole con dentro dei metalloproteasi inibitori, non so se ricordi il Batimastat e il Marimastat, che sono stati esclusi come farmaci per la loro tossicità sistemica, ma che localmente potessero essere liberati, potrebbero dare un risultato molto buono perché impediscono la rottura della matrice extracellulare, quindi la tendenza a diffondere al di fuori però sono cose molto particolari e non sono ancora entrate in realtà. Una cosa che capita spesso come domanda, si sono visti degli articoli di recente che parlano di tecniche per aprire in modo selettivo e localizzato la membrana ematoencefalica. Ne sapete qualcosa? Diciamo... Sì, allora il tempo di manipolare la barriera ematoencefalica è, penso, vecchio quanto siamo vecchi io e Alberto e anche Miran, visto che bene o male siamo tutti della stessa generazione in senso lato. Questo per dire che è un problema caldo e ovviamente non risolto, perché se si continua a studiarlo dopo 30 anni vuol dire che non abbiamo la soluzione. Allora, diciamo che forse la tecnica che in questo momento è un pochino più promettente e non invasiva è quella di aprirli con i cosiddetti focus ultrasound, in poche parole con degli ultrasuoni, perché ci sono dei dati sperimentali buoni e ci sono alcuni studi iniziali, soprattutto in ambito neurochirurgico, per aprire la barriera. Allora, il grosso problema però, devo dire, è che finché noi non abbiamo dei farmaci che sono dimostrati efficaci sulla cellula tumorale, noi possiamo aumentare il drug delivery finché vogliamo, ma non portiamo a casa niente. Allora, un esempio classico è il carboplatino. Il carboplatino abbiamo cominciato a studiarlo appunto 30 anni fa, mi ricordo c'è stato un bello studio a cui abbiamo partecipato con un composto che era un analogo bradichininico, l'RBP7, che apriva la barriera e la apriva davvero, e l'abbiamo fatto col carboplatino, studio internazionale, nessun risultato. Tutta un'altra serie di farmaci che sono stati, metodiche usate, hanno sempre usato il carboplatino. Anche adesso nei modelli col focus ultrasound spesso usano il carboplatino. Allora, la verità è che il carboplatino probabilmente non funziona sulla cellula, quindi che tu gli rivolti addosso una barca di carboplatino, la cellula non se ne fa niente. Questo è l'altro problema, l'apertura, il manipolare la barriera, che non è probabilmente uno scherzo, perché ci sono problemi di tempistica, anche di potenziali effetti collaterali nel tessuto normale, però devi farlo avendo a disposizione dei farmaci che sono dimostrati efficaci sulla cellula tumorale, in cui il problema è solo che non arrivano a contatto con la cellula. Ma se non hai questi farmaci, questo è un concetto generale dell'oncologia, come quando un farmaco, una cellula diventa resistente. Quando diventa resistente a un farmaco, tu puoi alzare il dosaggio finché vuoi, non ottieni i risultati. Però è un indirizzo questo degli ultrasound che è giusto portare avanti in attesa che vengano fuori dei farmaci efficaci. Beh, c'è anche il sistema di tipo elettroporativo con certo. No, ma io dicevo il focus, certo. Però è molto complicato. Con quello si può fare. Il problema è che intanto è, come dice giustamente Solfetti, il farmaco, anche se ci arriva di più ma non è efficace, il risultato finale non cambia molto, ma poi soprattutto che
il tumore, se tu lo vedi col contrasto, ha già rotto la barriera ematoencefalica. Il problema non è lì, è in un intorno che ancora non conosciamo. Il sistema di Mirna, diciamo, insemenza l'intorno in una maniera particolare, è molto difficile saperlo, però sicuramente una cosa del genere può essere d'aiuto, però ci vuole anche farlo. Certo. Tu, se apri la porta ma non ci metti niente dentro, questo diventa un problema. Alessandra ci chiede se ci sono prospettive sui vaccini basati sull'RMNA. Ma allora, direi che i vaccini RMNA ci hanno dato dei risultati veramente notevoli nella vaccinazione anti-Covid. Quindi dicono gli esperti diciamo che è una tecnologia molto promettente. Infatti lo si vede anche la differenza dai vaccini a RNA a quelli a DNA, tipo anche l'AstraZeneca, in cui gira che rigira comunque quelli RNA probabilmente danno una reazione immunitaria migliore, più intensa e più lunga. Allora, se questo noi lo possiamo applicare nei tumori, la risposta è non lo sa quasi nessuno. Bisogna chiederlo ad Alberto Mantovani in Humanitas, che è vecchio come noi, è tutta una vita che lui studia i vaccini, nei tumori anche. E quindi bella speranza tecnologica. Diciamo nel glioblastoma non abbiamo nulla, questo per tornare a noi. Sì. Poi c'è Martina. Poi guarda, il problema sì, ma il problema è anche che il glioblastoma non è simile a se stesso. Se uno analizza una grossa porzione di glioblastoma, troverà delle popolazioni estremamente differenziate. Quindi anche dal punto di vista antigenico, che è l'obiettivo, l'eventuale vaccino diventa un problema. Diventa realmente un problema. Ecco, Martina chiede se è consigliato o meno assumere degli integratori e quindi in qualche modo si collega alla cura dell'alimentazione, e poi chiede anche se la stanchezza è un sintomo normale dopo la radio e la chemioterapia concomitanti. E la seconda domanda penso che sia la risposta sia tutta sì. Di Gramaglia. Sì. Ecco, grazie. Prego. Allora, gli integratori, l'importante è che non facciano male. Questo d'emblée, no? A me piace moltissimo la curcuma per tanti motivi, però bisogna stare attenti perché fa sanguinare, è uno scoagulante. Non è che il fatto che è un integratore non ha tossicità. Ecco, deve essere chiarito il messaggio. Integratore non vuol dire mancanza di tossicità. In questi pazienti che sono sottoposti a trattamenti molto tossici, introdurne di ulteriormente tossici non rende, però ce ne sono di diversi tipi, vanno bene. Cioè, non sono contrario d'emblée, l'importante è che non siano tossici, che aggiungano tossicità a un paziente che già ne sta ricevendo. Già i pazienti che ricevono tanto cortisone, e questi sono pazienti che ci navigano nel cortisone, bene o male, hanno già delle tossicità, diciamo, soggettive e oggettive, non da poco. Sì, sono d'accordo. Allora, di fondo, allora, io ho abbastanza pazienti che vengono a dirmi che prendono anche gli integratori di vario tipo con la terapia. È chiaro che devo dire che finora grandi effetti collaterali, non so, con la pappa reale, faccio dei nomi, o per esempio con i cannabinoidi, che poi in realtà è la cannabis, e quindi c'è un sacco di gente che si fa delle canne. Allora devo dire che non ho mai visto dei grossi effetti collaterali. Adesso io non è che abbia un conflitto di interesse perché mi canno anch'io, però non ho mai visto degli effetti collaterali. È chiaro che il problema che spesso la gente chiede, dice: ma serve a migliorare il controllo del tumore? Allora lì è chiaro che noi ci fermiamo e diciamo non c'è nessun dato, non abbiamo la più pallida idea. Per esempio una terapia che molti fanno per conto loro, l'ozonoterapia, come ben tu sai. L'ozonoterapia, certo che ossigenare le cellule tumorali, me lo insegni tu, può essere vantaggioso, però è un concetto molto generale, perché radio. Se non le irradio è peggio, però. Esatto.
Quindi il messaggio deve essere, secondo me, integratori di quelli comuni che si trovano, in genere non danno grossi effetti collaterali. È chiaro che se vengono fuori degli effetti un pochino strani è meglio venire a dirlo al medico, perché è chiaro c'è sempre una sensibilità individuale, come c'è nelle terapie, c'è anche negli integratori, magari. E certo, poi certo. La Invece per il cibo... Sì, no, il cibo allora io sono un nemico dei dietisti, perché di fondo perché mi piace mangiare. Mi unisco. È l'unico esame di medicina dove sono stato bocciato al secondo anno, che era un complementare. Pensavo di andare lì per portare a casa un 30 con niente, ovviamente non ho studiato niente. La docente mi ha detto: senta, lei si scordi di occuparsi di queste cose. Allora, diciamo una cosa, c'è un grosso battage pubblicitario. Allora, non c'è nessun dato nel glioblastoma che fare queste diete povere di aminoacidi, queste diete aggressive che tolgono la carne, i sughi e tutto, dia un miglioramento della sopravvivenza. Dopodiché io ai miei pazienti gli dico sempre una cosa, dico: allora, se vi piace mangiare come piace a me, io non farei la dieta. Cioè, se a me viene un tumore, venite a propormi una dieta, io ti sparo. Se però sei psicologicamente così convinto, allora perché no? Magari il sistema immunitario, da questa tua grossa propensione, può anche darsi che ti dia un aiuto, ecco. Però insomma, andiamoci piano, perché poi se devi fare delle terapie che sono pesanti e tu sei debilitato, le reggi poi anche meno, No, ma infatti l'unica cosa che io proibisco in maniera piuttosto aggressiva sono gli alcolici, perché in quelli che sono vasodilatatori in un paziente che ha l'edeme, proprio se ne accorgono subito comunque il giorno dopo. Anche se un bicchiere di vino mangiando glielo possiamo lasciare. Quello glielo lascio. Ecco, quello diciamo uno degli integratori che si sente spesso nominare è la boswellia serrata, in alternativa al cortisone, insomma, ai cortisonici. No, quello diciamo è un discorso diverso. L'efficacia antiedemigena della boswellia è stata dimostrata da alcuni studi. Adesso devo dire, noi a Torino non la usiamo tanto, ma per esempio la usano abbastanza al Besta, perché c'è una collega, c'è un gruppo che diciamo è molto polarizzato su queste terapie, chiamiamole alternative. Però questa è un qualcosa che può anche aver senso fare. Non è chiaro quanto sia diciamo efficace. Ha dimostrato in alcuni studi una certa efficacia, non è tossica e quindi non è un integratore, ecco. Ogni volta che si trova qualcosa che diminuisce il cortisone, noi ci uniamo tranquillamente a quello. C'è il bevacizumab, ma se lo usiamo a tappeto a scopo antiedemigeno, diciamo i nostri manager ci cacciano. Allora, noi possiamo anche permettercelo, perché poi tra non molto andremo in pensione, ma non è un bel messaggio per i giovani, sicuro. Ci inseguono poi. Ecco, c'è una domanda in inglese, diciamo, da Paispak, e ci chiede: is there some existing dendritic cell vaccine that is worth investing? DC vaccine, dendritic cell vaccines are extremely expensive. Is there any advantage respect to less expensive treatments? E probabilmente io immagino si riferiscano al vaccino, al vaccino al centro di ventricolo, ad esempio quello che fa l'IOZK di Colonia, ecco, che sono molto costosi, un trattamento che... Sono trattamenti, hanno fatto un grosso studio gli americani sulle cellule dendritiche, diciamo i risultati, allora è una via di ricerca, questo è vero, soprattutto accoppiata ai checkpoint inhibitors. Dire che la sensazione, vedendo i loro risultati, che veramente la proiezione sia un change in practice, come dicono gli anglosassoni, al momento attuale direi di no. Ok, allora siamo andati un po' oltre come tempi. C'era il professor Scrap che diciamo è in partenza, immagino, mi chiedevo se c'era qualche domanda specifica
per la parte di neurochirurgia, o comunque diciamo a cui qualche commento ulteriore che il professor Scrap voleva aggiungere. L'audio è abilitato. Sì, ho visto. No, come dicevo, la chirurgia oggi ha raggiunto oramai i limiti. Togliere qualche millimetro in più con la nuovissima tecnologia che si può fare, si sta facendo, non va a cambiare in modo sostanziale il decorso della malattia. E in effetti tutte le domande che si stanno facendo su come agire dopo, no? Si dà per scontato che la chirurgia, quando è possibile, è bene fare, ma dopodiché il problema è un altro che in questo momento non trova ancora una soluzione. Quindi, ecco, quando c'è una domanda, quando è sconsigliabile fare la chirurgia? No, quando uno ha l'impressione che per l'estensione, la sede, ma soprattutto l'estensione della lesione, l'edema che c'è, l'infiltrazione, l'estensione anche dell'infiltrazione, un'asportazione non darà nessun beneficio al paziente. A volte io dico al paziente: guarda, tecnicamente noi possiamo fare questo, ma il paziente avrà dei deficit post-operatorio ad alto rischio di averli e forse non guadagna un giorno di vita in più. Ho capito. Per esempio, le lesioni pluricentriche, le lesioni che ormai interessano il corpo calloso, sono bilaterali, cioè lesioni troppo estese. Ecco, infatti una domanda era relativa a lesioni vicine al corpo calloso. Sono operabili, se ci sono rischi aggiuntivi? No, noi tendenzialmente la parte anteriore del corpo calloso la trattiamo come un glioblastoma. Non abbiamo invece tendiamo a non fare per quanto riguarda lo splenio, la parte posteriore del corpo calloso, ma la parte frontale quasi la trattiamo come un glioblastoma, forse solamente di un lato. Ecco, a volte sono molto estesi, si buttano nei ventricoli e quindi effettivamente ha poco senso. Quindi anche lì questi grigi, come dicevo prima, sono tantissimi, no? Per cui ogni caso a sé va valutato. Grazie. Bene, allora, poi approfitto di questa pausa. Due parole per salutarvi tutti. Ti ringrazio e complimenti per questa iniziativa. Mi pare che la parte così delle domande è anche una cosa molto interessante, che nella pratica clinica qualche volta a questo tempo non c'è. E spesso i pazienti fanno delle domande, ne fanno 2 o 3 e poi finisce quando magari ce ne sono tante di più. Certo. Mi pare un'ottima iniziativa e spazio per questo tipo di discussione che nella routine quotidiana manca. Quindi saluto anche i colleghi. Riccardo. Ciao Miran. Bene. Ciao, grazie a te, grazie per aver dato la tua disponibilità. Ecco, ci sono ancora qualche io tra 2 minuti devo poi andare via perché ho una riunione. Sì. Allora, perché le fanno anche a quest'ora le riunioni, gli amministratori. C'è un'ultimissima domanda, adesso, allora, è relativa al Valaciclovir e il Celebrex o la metformina. Se ci sono dei commenti su questi. Sì, allora, cominciando dalla metformina, allora il Celebrex è un po' un vecchio composto, adesso l'hanno anche un po' ritargetato come protettore del cervello. Allora, ci sono stati fatti molti anni fa degli studi sui tumori cerebrali che non hanno dato esito. È ben tollerato, ecco, uno. La metformina, la metformina c'è tutta una linea di pensiero che potrebbe avere una qualche efficacia antitumorale, e purtroppo sono tutti dati tirati fuori un po' a posteriori da studi disegnati per altro, quindi diciamo non facili da interpretare. Allora, se devo dire chiaro, non consiglierei di prendere la metformina a un paziente col glioblastoma. Di sicuro non è una cosa così campata in aria, quindi vale la pena, stanno alcuni studiandolo un po' di più. Il ganciclovir, allora il ganciclovir anche lì i colleghi del Karolinska lo stanno studiando, sono loro che l'hanno lanciato con uno studio clinico nel glioblastoma, dopo che loro avevano fatto quello scoop pazzesco alcuni anni fa con quella segnalazione sul New England Journal of Medicine, che era molto criticabile perché loro avevano fatto un po' uno scoop da un'analisi per sottogruppi su pochi pazienti, avevano fatto un salto in avanti di efficacia un po' tanto esagerato. Stanno facendo uno studio serio in questo momento.
Questo è quanto. Il principio è molto discutibile, qualcuno ci crede, qualcuno no. Diciamo che almeno qui abbiamo uno studio adesso serio, probabilmente tra un po' sapremo se è qualcosa che funziona oppure no. Bene, grazie. Allora, ci sono ancora 2 domande. Una, diciamo, è sul talidomide. Alberto è un esperto di talidomide, quindi... E poi ce n'è una generica che, diciamo, è legata al sistema sanitario e ci si chiede se, diciamo, è possibile farsi seguire dai professionisti fuori regione e se sì, in che modo? Perché, diciamo, qualche volta alcuni, diciamo, pazienti trovano delle resistenze, diciamo, e anche degli ostacoli, insomma. Allora, posso rispondere a questa, così lascio poi la talidomide e io me ne vado purtroppo in riunione. Preferirei rimanere qui a parlare con voi che discutere con gli amministratori, che poi sono sempre problemi di soldi, di spese. Quindi, no, ma allora, praticamente noi abbiamo un sistema sanitario nazionale, che è vero, è regionally based, ma il paziente può circolare da una regione all'altra, può andare a farsi curare da altre parti. Il problema, i costi vengono bilanciati poi a livello di conferenza Stato-Regioni, non a livello di singolo ospedale. Questo è il discorso in generale. Infatti io devo dire, a Torino avremo almeno un 30% di pazienti fuori regione, che vengono per degli studi, dei trial, e altri gruppi in Italia avranno lo stesso. Allora, diciamo che qualche volta ci sono dei colleghi, dei gruppi che diciamo si offendono se uno abbandona il suo gruppo per andare da un altro. Allora, però questa è una variante umana. Certo, Il paziente è libero di andare dove vuole, anzi adesso a livello europeo è stata stabilita questa rete Euracan, proprio per cercare di regolare, di facilitare la migrazione cosiddetta transfrontaliera, fondamentalmente cercando di offrire ai grossi centri di expertise le stesse cose, e poi con la possibilità di fare dei boards anche sul web. Oggi si possono fare, però diciamo che non esiste nessuna limitazione formale a una circolazione, ma oserei dire anche in molti paesi europei. Qualche volta, se uno va per dire a farsi curare in Germania, corre il rischio che gli chiedano un'integrazione. Ecco, quello sì, ma in Italia no. Bene, io la ringrazio, professor Soffietti. No, è stato un piacere. Un piacere veramente nostro e credo di tutti, siano tutti veramente contenti. Mi dispiace di dover andare via adesso, ma... No, non si tanto ormai siamo andati oltre di mezz'ora e qui mi chiedo... Ciao Alberto! Scusa. Ciao! Ecco. Arrivederci. Ecco, quest'ultima domanda del talidomide. La talidomide è un farmaco che ha una storia molto lunga. Ora viene utilizzato in 2 condizioni, una oncologica nel mieloma, anche se ora è stato modificato nell'enalidomide. Ora c'è un terzo farmaco analogo al talidomide. È un ROA inibitore, un ROC inibitore. Tecnicamente il suo funzionamento dovrebbe essere quello di impedire la migrazione di cellule lungo i fasci vascolo-nervosi. Non è detto che lo faccia, però diciamo, in qualche modo abbiamo visto che ci sono dei pazienti, sempre tra i lungo sopravviventi, che hanno cominciato a fare il trattamento con il temozolomide insieme alla talidomide. Dopo un po' il cosiddetto Temodar non si può continuare a fare all'infinito, e noi si è continuato a fare la talidomide con alcune interruzioni. Abbiamo visto che quando si interrompeva tendeva a venire fuori la recidiva, e se si riprendeva in tempo la recidiva rientrava. Chiaro che stiamo parlando di lungo sopravviventi, quindi di un numero molto ristretto di pazienti, però qualche cosa sicuramente fa in quel senso. Avevamo cominciato a studiarla con un ricercatore, il dottor Gianfranco Baronzio, che è scomparso qualche anno fa, con cui io ho fatto un sacco di lavori dalla fine degli anni '80, ma era all'Istituto Moero, a quando qualche anno fa ci ha lasciato, e credo che sia un farmaco che meriti molta attenzione, anche perché ha una tossicità molto bassa, tranne
il fatto che può dare un po' di allergia qualche volta, abbassa la pressione del battito cardiaco. Avevamo un paziente, ce l'abbiamo tuttora, era un maratoneta, aveva un glioma alto grado del midollo spinale, recidivato al trattamento radiante chirurgico. Chiaramente non potevamo fare nient'altro, abbiamo fatto un po' di Temodal, poi non potendo più continuare entro certi limiti, ha fatto la talidomide, l'ha fatta per 5-6 anni e in quell'area lì non è più tornata malattia. Il paziente è ancora vivo, credo che ora non ho qui il dato, ma sia del 2008-2009, quindi stiamo parlando di 12 anni. E sul midollo spinale i gliomi alto grado sono una bella rogna. Però, ripeto, non ci sono moltissimi lavori, alcuni la inseriscono insieme al Temodal, come facciamo noi, poi noi la continuiamo da sola in alcuni pazienti in cui vediamo che il risultato si può mantenere, allora in quel caso proseguiamo con quella. Bene. Allora ci sono veramente le due ultime domande, diciamo, e mi scuso per quelli... Io dovrei anche andare. Sì, allora ce ne sono, sono rapidissimo. Il primo, se è ereditario, se il glioblastoma è ereditario. L'abbiamo detto prima, ci sono delle patologie come la Li-Fraumeni, il retinoblastoma e il Wilms tumor, non sappiamo se le Lynch 1 e 2 siano responsabili in questo senso. Sicuramente la Li-Fraumeni, per vari motivi, ma sono rarissime. Quindi non è il glioblastoma che è geneticamente... Poi fra 2000 anni scopriremo che c'erano altri 75 geni che messi insieme lo potevano generare, ma è troppo raro per essere una malattia ereditaria. È una malattia che diventa ereditaria in quelle rarissime condizioni. Ho capito. E c'è una domanda sull'ipertermia, se è utile, se lei la ritiene utile. Allora, noi l'ipertermia l'abbiamo utilizzata sempre fin quando abbiamo avuto il dottor Baronzio come ricercatore associato a noi, con degli ottimi risultati. Nel senso che, come dicevo prima, quando si parla della barriera ematoencefalica, la ipertermia, essendo un fenomeno di elettroporazione, cioè cosa fa? In realtà la cellula non è un sacchetto, diciamo, impermeabile, è pieno di buchetti che si allargano a seconda della polarità della molecola o della sostanza che deve entrare dentro. La ipertermia polarizza tutte le cellule allargando questi pori, che sono gli stessi pori non solo delle cellule malate, che quindi fanno entrare più facilmente il farmaco, ma anche le cellule endoteliali, che sono molto particolari, perché l'encefalo ha questa barriera dovuta al fatto che le cellule endoteliane hanno delle gap junction molto rigide. Ma cosa succede? Sia col mannitolo che li rigonfia e che quindi riduce lo spessore di contatto di chiusura che impermeabilizza il vaso dall'altro versante, ma la stessa elettroporazione rallenta lo stretto contatto tra cellule endoteliali e cellule endoteliali, facendo passare più facilmente anche tutti i farmaci, anche quelli che normalmente per la loro molecola, la loro polarità, non entrano. Tenete conto che la barriera ematoencefalica segue un cosiddetto change di lipidi-acqua, per cui tutto ciò che è solvibile in lipidi e acqua entra più facilmente nell'ematoencefalica. Diversamente deve essere un processo attivo da parte delle cellule endoteliali. Ho capito. E l'ultima domanda che viene da YouTube è se, diciamo, la radioterapia può aiutare nel caso non si possa fare l'operazione chirurgica e se c'è variabilità da paziente a paziente nei tempi di recupero per un intervento neurochirurgico in aree eloquenti, motorie e pre-rollandiche. Quindi se questo sulla prima parte, diciamo, è ovvio che si può fare al posto della chirurgia, ma quando la chirurgia non si può fare è perché la lesione è localizzata in aree in cui per arrivarci fai un danno superiore a quello che può essere il guadagno di una semplice biopsia e quindi non di un'exesi in quel caso. E quindi è una condizione molto più complicata anche per la radioterapia. Questo
per quanto riguarda, diciamo, la sola radioterapia. Per quanto riguarda la chirurgia dovreste sentire scrap, ma in ogni caso è ovvio che è più difficile recuperare quando la malattia si trova vicino a un'area funzionale, e tutti gli interventi che cerchiamo di fare, ovvio che cercano di limitare il danno, ma non possono essere così miracolosi da non comportare mai un minimo rischio in tal senso. Quindi in quelle zone chiaramente il recupero qualche volta è più difficoltoso. Bene. Allora, dottor Gramaglia, io la ringrazio infinitamente e mi scuso se avrò perso qualche domanda, ce n'erano veramente tante. Come vi dicevo... Io la scuso. Grazie. E c'erano veramente tante domande. Io alla fine condivido, diciamo, questa presentazione, giusto per finire, e in pratica lascio solo l'ultima slide, perché molti mi chiedono come è possibile contribuire. Beh, sul sito trovate tutte le indicazioni, ma un modo importante per contribuire è raccontarci la vostra storia. Ad esempio, se conoscete dei diciamo, sopravvissuti diciamo di lunga data, le loro storie aiutano tanto, e quindi io chiuderei così, ringrazierei tutti. Come vi dicevo, il video è stato registrato e sostanzialmente disponibile su YouTube, quindi sarà disponibile a quanti altri lo vorranno vedere in seguito, e diciamo a presto ci saranno nuovi interventi, nuovi eventi. Io vi saluto, buona serata a tutti. Grazie infinite, grazie a tutti.